piace il mio trucco iper mega glowy? A me piace un fracco, mi sento molto una dea del sole. I don't think I love you no more. You never seem to call me lately, but I don't think she knew me at all. Wicca, benvenuti in questo nuovissimo video. Perché nuovo? Piacere, io sono Scarlett, ma altrimenti bentornati. Oggi parliamo di un argomento ormai abitudinario qui in questo canale, cioè cucito, ma è un po' diverso perché sono riuscita a registrare tutti i vari passaggi della realizzazione del capo che vi mostrerò fra pochissimo. Ma prima vi ricordo le classiche 3 cosine importantissime. La prima, vi ricordo che pubblico ogni martedì e ogni venerdì. La seconda cosa è di iscrivervi al canale e attivare assolutamente la campanella se questi argomenti vi interessano e vi piace seguirmi, ne sarei molto felice. E la terza e ultima cosa è che vi lascio qui come sempre lo screen capture e a fine video vi lascio tutti i miei social, come mi chiamo, eccetera eccetera. Ma ora arriviamo al fulcro del video. Quello che ho deciso di fare oggi è raccontarvi come ho realizzato questo top, che ovviamente si è aperto tutto. Quindi come ho realizzato questo top qui, e ho preso spunto da un video di Nava Rose. In realtà lei fa un DIY, quindi prende un capo già fatto e lo modifica a suo piacimento. Io invece sono partita da zero, quindi l'unica differenza sarà quella. Poi comunque ho apportato delle modifiche, e anche perché alla fine volevo renderlo più mio, non uguale a un'altra persona. Iniziamo subito. Allora, innanzitutto il materiale che vi serve è, oltre al tessuto, che direi che è palese come cosa, vi serviranno innanzitutto gli spilli, le forbici, il gesso per segnarvi tipo il margine, queste cose qua, l'elastico successivamente e soprattutto i modelli in carta che poi serviranno da appoggiare sul tessuto. La prima cosa in assoluto che ho fatto è stata quella di creare l'unica cosa che mi mancava come modello, cioè il modello della manica. In questo caso ho scelto una manica a prosciutto. Al massimo poi vi lascio la foto qui vicino a me di come è fatto modellisticamente parlando. Ho appoggiato il modello sul tessuto. Ovviamente ho messo prima il corpetto e poi la manica. In questo caso la manica va appoggiata una sola volta, perché ovviamente con il tessuto in doppio si creeranno già 2 maniche. L'unica differenza che c'è tra questo top e gli altri che io avevo già realizzato è che in questo caso il davanti è aperto. Significa che la parte del davanti non dovrà andare sulla piega del tessuto, ma semplicemente dovrà essere un po' più indietro, così da essere sì in doppio ma non sulla piega, e in questa maniera vi verrà aperto e non vi verrà unito. Quindi poi la cosa successiva ovviamente è tagliare con il margine di 1 centimetro, ve lo ricordo, da tutti i lati anche la manica. Poi dopo aver tagliato bisogna rifinire a macchina con lo zig zag e poi successivamente passare a cucire i vari pezzi insieme, quindi davanti con davanti, che formerà appunto la cucitura, questa qui davanti, il dietro col dietro che deve essere unito, e ovviamente unire anche i fianchi. Prima di attaccare la manica vi ricordo che è molto importante portare il top, in questo caso, a una fase successiva, che è quella dello stiro. Stirare quindi le cuciture aperte e stirarle bene, perché in questa maniera l'aspetto del capo sarà migliore. E dopo aver stirato si passa ad attaccare la manica, ma vediamo come ha fatto invece Nava Rose. Next you have to cut off the sleeve, but not all the way. We're gonna leave it attached at the very bottom, so leave about 1 inch on both sides of the side seam. Allora lei praticamente, se non sbaglio, lascia 1 centimetro per lato. Io semplicemente dopo aver tagliato la manica, ovviamente l'ho chiusa, quindi l'ho cucita e l'ho rigirata sul dritto. Io, non avendo già un capo finito, ho dovuto prima attaccare la manica al top, quindi ho messo cucitura contro cucitura, così che combaciassero, cucitura del top con cucitura della manica, e poi ho cucito quanto diceva Nava Rose per quanto riguarda la manica. And when I cut the sleeve, I left a lot of seam allowance so I can fold it over to make a hem afterwards. The shoulder seam at the very top is kind of bulky, so to fix that I just pushed it in to invert it, and then it automatically created this small cute ruffle. Replace your fingers with a pin and then sew a small stitch where the pin is to hold it all together. After that, I just cut off the excess material from that area since we won't be using it anymore. Now I'm just folding back the extra material and pinning it down.
Just FYI you guys, you will be putting your elastic through here, so just make sure the tunnel is big enough for it to fit through. And this is what it should look like when you're done pinning. Now sew a straight stitch about ½ inch down from the edge so that you can make your tunnel for your elastic. So it's a little hard to see, but here's the black stitch that I made. You also want to leave it open so that there's a hole on both ends for your elastic to feed through. I cut a 5-inch long piece of elastic for one side of the sleeve. You want to pin one end down to one opening and then add a safety pin to the other end of the elastic. Feed the safety pin through the tunnel until it reaches the other side and then sew a stitch at both openings to lock in your elastic. Now you can repeat it to the other side of the sleeve and then the other sleeve. This is what it should look like once one sleeve is completely done. La cosa che fa successivamente è appunto creare una specie di pieghetta qui in alto, cosa che ho fatto anche io, e poi successivamente gira il tessuto in eccesso all'interno. In questa maniera si forma un tunnel per poi mettere l'elastico, appunto. Purtroppo io non ho misurato la lunghezza dell'elastico, però posso consigliarvi di fare la lunghezza dell'elastico minore rispetto alla larghezza della spalla, e in questo tunnel passerà appunto l'elastico che servirà ad arricciare la manica. Per non perdere l'elastico mentre si introduce appunto l'elastico nella manica, è meglio che un'estremità la spillate sul tessuto, l'altra introducete la spilla da baglia che vi sarà di grande aiuto per infilare l'elastico, e pian piano infilate appunto l'elastico dentro tutto il tunnel, averlo fatto fuoriuscire dall'altra parte. Ovviamente la cosa che dovete fare è ovviamente fermare l'elastico con una cucitura. In questa maniera rimarrà fisso e non si muoverà sul fondo manica. Ho fatto la stessa cosa per non fare l'orlo, ho introdotto anche qua un elastico. I passaggi alla fine sono sempre gli stessi. Make a tiny slit where the back and the sleeve meet and then fold down the top to make a hem. Sew a straight stitch across the whole back edge to hem it down. This is totally optional, but you can add elastic to the back if you want, or you can leave it as is. I wanted some extra snugness, you know, because that's just how I like my tops, so I added elastic to make sure it holds on to my body. Per quanto riguarda il dietro, ho praticamente fatto la stessa cosa. Ho girato all'interno il centimetro di margine, ho cucito, appunto rimaneva questo tunnel dove potevo infilare un elastico. Anche lì quindi ho introdotto l'elastico e i passaggi sono praticamente gli stessi per quanto riguarda quelli della manica. Ovviamente questa cosa dell'elastico anche dietro, come dice Rose, è facoltativa, potete farlo come potete non farlo. Io l'ho fatto perché mi piaceva fare qualcosa di diverso. I wanted more of a V neckline for the front, so I just folded the top edge at a slant and then sewed a hem on the top using a straight stitch. And then, like always, cut off any extra material in the front so that it fits you perfectly. Per quanto riguarda la scollatura a V, ho girato 1 centimetro all'interno e ho cucito a macchina da entrambe le parti. For the ruffle, I used the extra material from the bottom half of the shirt and then I cut a long 3-inch strip. Then I folded and pinned the top and the sides of it to hem it. To make the actual ruffle, just sew a large straight stitch at the top of the strip where the raw edge is. Make sure to use these settings and be sure not to close the end of the stitch at the beginning or the end because you need to pull the threads. Now on one end, hold one of the threads and then slightly tug on the fabric until it ruffles like this. Just move down the strip until you're happy with all the ruffles and make sure not to tug too hard or else you'll break your thread. I also had the top right next to me just so I could see how much ruffling I needed to do to make it fit. Before sewing on the ruffles, I hemmed the bottom of the top to make it easier. Now you can pin the ruffles under the hem and sew across it to hold it all down. Per quanto riguarda il volant, io non avevo più tessuto, quindi ho usato il tessuto in pelle. Come avete potuto vedere, Rose dice ovviamente che bisogna lasciare abbastanza filo sia all'inizio che alla fine della cucitura e cucire. Io in questo caso avevo come lunghezza di punto il numero 4, lei ha usato il numero 5, ma più o meno siamo lì. Quindi ho cucito a 3 cm. Una cosa che anche Rose dice che è importantissima è sì di tirare il filo, ma non tanto da romperlo, perché in questa maniera tutto il lavoro che si è svolto fino ad adesso va a farsi benedire. Bene, a me è successo, ma per un semplice motivo. Lei stava usando la flanella,
che è un tessuto molto più semplice da usare e è anche più semplice far muovere il filo con un tessuto più come il suo. Io avevo la pelle, che è molto più difficile, quindi mi si è rotto il filo e allora ho deciso di creare le pieghe e i volant a mano, e così ho fatto. Mentre le stavo creando le ho spillate subito col top e poi semplicemente sono andata a macchina. So I originally was going to use the placket from the flannel, but I found this hook and eye closure in my materials bin and thought this was a cuter look. Hook and eye closures are easy to use. You just cut the length that you want and sew it down to one side and you are done. Per quanto riguarda la chiusura davanti, lei aveva già questa specie di nastro con i ganci e gli occhielli. Io purtroppo non ce li avevo, quindi ho dovuto ricreare in qualche maniera questo nastro con i ganci e gli occhielli. Quindi cosa ho fatto? Semplicemente ho usato del ragran in velluto e l'ho attaccato qui davanti e poi semplicemente ho cucito a mano . È stato difficile? L'unica cosa che è stata difficile è stato usare la pelle. Per me è stata la prima volta che ho usato la pelle, però mi piaceva come stava con questa tipologia di modello. Comunque essere riuscita a trovare una soluzione così in fretta, così velocemente, che comunque secondo me dà un effetto quasi uguale a quello della youtuber da cui ho preso ispirazione, secondo me comunque appunto è uscito un ottimo effetto. Sono molto fiera di me, mi piace tantissimo, l'ho provato, mi sta benissimo. In realtà questo è quanto, spero che vi sia piaciuto e che abbia spiegato più o meno bene quello che volevo dirvi dei vari passaggi. Spero appunto che il video vi sia piaciuto. Se è così mettete un bel like, commentate qui sotto se volete saperne di più, se non avete capito qualcosa domandatemelo, io sono qui apposta. Iscrivetevi al canale ovviamente e attivate assolutamente la campanella. Seguitemi sui social, Instagram e TikTok soprattutto. Vi auguro una buonissima giornata, vi mando tantissimi bacini magici, ci vediamo venerdì con un nuovissimo video. Ciao! Se si cuociono le ho appoggiato il tessuto sul se no altrimenti ciao e ci vediamo. Ma no, mamma mia che fatica oggi, è stato davvero difficile, bella sudata.